Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Ci sono degli unboxing che io definirei late unboxing, cioè degli unboxing fatti tardi, fatti quasi in ritardo, no? Rispetto a quello che c'è oggi fuori, no? Questo è il cosiddetto late unboxing per eccellenza, perché è la Rocca di Kellar, l'ultima espansione che mi mancava da farvi vedere sul canale, perché se andate su unboxing nella playlist trovate ormai tutte quante le espansioni uscite fino adesso della nuova versione di HeroQuest, e poi ovviamente che stamperemo pian pianino anche in 3D, perché alcune di queste sono già stampabili in 3D e quindi le utilizzeremo anche con il tavolo in 3D quando avremo il format di HeroQuest Café. Quindi subito dopo la sigla, la Rocca di Kellar. Allora ragazzi, la Rocca di Kellar, finalmente ragazzi, questa la stavo aspettando da un po' per completare la mia collezione box in cima alla libreria. Allora, la Rocca di Kellar è la prima espansione che è uscita nella vecchia edizione di HeroQuest, da cui poi è seguita quella dello stregone, quindi se non sbaglio perché o una o l'altra comunque sono uscite praticamente queste prime due espansioni, e quindi insomma è abbastanza importante anche per vedere come l'hanno rifatta. Il box è uno di quelli piccoli, il costo può variare intorno alle 32, 35, 40 euro. Se andate su Ars Manufactore la trovate scontata mi sembra, non mi ricordo se è il 25, comunque insomma è parecchio scontata perché l'ho pagata molto meno. Allora, qui in poche parole di cosa stiamo parlando. Il re è intrappolato nei recessi ostili della Rocca di Kellar, un bastione sotterraneo in fondo a un'antica fortezza. La chiave per scoprire la sua posizione segreta si trova solo nei frammenti di una mappa nascosti nelle profondità della terra. Gli eroi devono attraversare passaggi spaventosi per raggiungere il re nella Rocca di Kellar, prima che lo facciano Zargon e i suoi malvagi alleati. E quindi qui riusciranno i nostri eroi a salvare il re in tempo? Rivivi la fantastica storia di HeroQuest con la Rocca di Kellar, un'incredibile espansione che ti sfida a risolvere un antico enigma per salvare il re dalle grinfie del malvagio Zargon. Quindi c'è sempre ovviamente Zargon di mezzo. Ci sono 10 imprese, 17 miniature con mostri vari, che tra le altre sono gli stessi che trovate anche la maggior parte nella scatola principale, quindi vanno a farvi anche da plus. E poi praticamente ci sono avventure praticamente da continuare, che sono appunto quelle 10 nuove sfide, nonché le due porte. Le due porte, ora vi faccio vedere subito il contenuto, sono un po' più piccole di quelle della versione precedente, quindi stiamo parlando delle porte d'ingresso e delle porte di uscita. La confezione praticamente all'interno subito ha il suo libricino, il libro delle imprese, con queste nuove 10 imprese. Sopra troviamo la bottega dell'alchimista, ci danno praticamente poi direttamente delle spiegazioni del contenuto, quindi come sempre, e vedete, vi fa vedere che la porta d'ingresso di ferro e la porta d'uscita è di legno. Queste due porte, adesso ve le faccio vedere, sono un po' più piccine di quelle che trovate in altre confezioni, quindi poi sono porte che ritroviamo spesso all'interno dei giochi, nelle espansioni. Poi c'è la modalità di gioco, un messaggio da parte del mentor che è sempre appunto apprezzato per poter cominciare a entrare nel mondo, e poi cominciamo con il grande cancello, che è la prima avventura che va ad espandere la scatola base, e qui abbiamo 10 avventure, per cui sul finale avete sempre il solito tabellone in bianco da poter utilizzare per farvi magari una fotocopia invece di imbrattare questo, e così avete più mappe possibili per poter fare le vostre avventure personali. Poi avete un riferimento degli artefatti e la conclusione ovviamente, che non vi vado a leggere adesso. Detto questo, vediamo cosa c'è poi dentro. Avete vari tasselli che, come vedete, vanno a riprodurre delle scalinate che andranno messe sui corridoi, perché la grandezza è quella. E dall'altra parte, adesso non è esattamente così perché in realtà si piega in due, vedete, si trovano praticamente le botole e le trappole dove si cade in profondità. Come vedete qui ci sono vari tipi di trappole dove si può cadere praticamente all'interno, e vi fa perdere ovviamente dei punti di movimento. Abbiamo le carte, che sono non tantissime, ma vanno a espandere al 100% diciamo la scatola base, e su queste carte trovate gli artefatti. Qui avete l'anello, che ovviamente sono artefatti, quindi anello di fuoco,
pergamena incantesimo, quelle che avete visto sull'ultima pagina del libretto, che in questo caso appunto vi fanno avere in carta, ok? E qui poi avete l'equipaggiamento, che è fatto di posizione da battaglia, pozione di destrezza, pozione di ripristino e antidoto per il veleno. Quindi ci sono questi nuovi equipaggiamenti che potete andare a inserire nelle carte equipaggiamento del pacco base, diciamo, per avere cose in più. E qui andiamo a vedere le miniature. Mi avvicino un pochino, così vedete un pochino. Qui abbiamo, vedete, gli orchi che sono fatti in questo modo qui. Vediamo se lo zoom mi aiuta. Eccolo qua. Questa è la miniatura dell'orco. Ora sembra così in verde, meno dettagliata, in realtà non è male, non è male. E tra le altre, in questo caso la gomma è migliorata rispetto alle confezioni precedenti e quindi ha questo vantaggio che in realtà la miniatura, se cade per terra, non si rompe. Ci sono gli abomini che per me restano un profondo abominio, nel senso che non li sopporto sinceramente e non li userò mai probabilmente nel gioco, perché vanno a sostituire quelli che sono i miei preferiti, che sono i Fimir o Fimir, che erano della Games Workshop ovviamente, e sinceramente mi piacevano tantissimo. Poi abbiamo un'altra posa degli orchi, come vedete, che vi faccio vedere, eccola qui, un orco diciamo in posa di riposo o di sfida, diciamo pronto a combattere. Poi abbiamo le orchesse, quindi qui abbiamo una versione, scusate un secondo, eccola qui, una versione dell'orchestra che è praticamente orco femmina, eccola qui. E quindi anche qui abbiamo la parità dei sessi, che adesso è sempre molto ricercata. E poi abbiamo un'altra, per par condicio ovviamente, un'altra orchestra, questa volta che incita al combattimento. Qui ha un pochino da piegare, ma va bene, insomma, ci siamo, come materiale stiamo cominciando a migliorare anche su quello. Poi ci sono i goblin, ovviamente goblin maschi, goblin femmine, anche qui sono molto carini i goblin, devo dire, questo qua è veramente fatto bene, da dipingere e da vedere cosa viene fuori, c'è qualcosa da limare, ma insomma cose molto semplici. L'altro goblin è questo, quindi ha un cappuccio praticamente. E l'altra goblinessa, diciamo, eccola qui, è la goblin femmina, che è, vedete, un po' più snella, un po' più agile sicuramente. E poi abbiamo la porta d'ingresso, che è la porta di ferro, vedete che rispetto alla mano è grande praticamente come 3 dita, ok? E quindi è un po' più piccola di quella dell'altra volta. Questa è la porta di ferro, che è la porta d'ingresso, e questa è la porta d'uscita, che è quella di legno. Questa è secondo me molto 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 bella, bello quell'occhio, questa è da dipingere per bene, Questa è molto bella, tra l'altro sono molto solidi, tutti gli elementi scenici di HeroQuest sono veramente solidi e si possono usare anche nel tavolo 3D con un discreto successo, diciamo, quindi lo faremo sicuramente durante il format. Vi lascio al recap di Goblin e spero che vi sia piaciuta. Naviganti del lobby, bentornati anche da parte mia sul canale. Allora, la Rocca di Kellar è veramente una delle espansioni più antiche e più belle che abbia mai fatto per HeroQuest e vi consiglio davvero di divertirsi con quella, insomma. E volevo dirvi un segreto, una cosa che so solo io. Francesco in questi giorni non lo avete visto subito online con tanti video, perché è entrato a far parte dell'Academy di Army Painter e quindi adesso sta preparando un super tutorial in PDF per l'Academy di The Army Painter, ma vi farò sapere di più appena riuscirò a scalfire nuove informazioni. Ci vediamo!